Ricordate quando le sale giochi erano piene di ragazzi intenti a difendere la Terra da orde di alieni? C'è un'opera in particolare che sul finire degli anni 70 e i primissimi anni 80 ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi. Ben ritrovati da Emanuele. In questa serie, videogiochi da ricordare, di certo non poteva mancare Space Invaders, il gioco che nel 1978 ha conquistato le sale giochi di tutto il mondo. In questo episodio in particolare vedremo insieme alcune curiosità, gli assegneremo delle medaglie e poi ripercorreremo il viale dei ricordi. Buona visione. La fine degli anni 70 era un periodo d'oro per la fantascienza, con l'immaginario di Star Wars che dominava i cinema e le menti degli spettatori. Era il momento perfetto per un'invasione aliena virtuale. Space Invaders, pubblicato da Taito, non poteva allora scegliere un periodo migliore per trasformare migliaia di giocatori in eroici salvatori del pianeta Terra. Oggi consideriamo Space Invaders un gioco minimalista nelle sue dinamiche di gameplay. In sostanza, il giocatore controlla un cannone che può muoversi solo orizzontalmente. Sparando colpo dopo colpo, l'obiettivo è colpire le astronavi aliene che scendono inesorabili verso la Terra, muovendosi a zigzag e accelerando sempre di più. Una caratteristica insolita per quel periodo, sufficiente però a catturare l'attenzione di chi frequentava le sale giochi, persone ormai stanche di giochi che si ispiravano a Pong. A proposito di Pong, vi ricordo che è già stato protagonista del primo episodio della serie videogiochi da ricordare, che vi invito a recuperare. In Space Invaders la tensione cresce a ogni ondata di alieni. La partita può finire solo in due modi: con la nostra gloriosa vittoria o con la terribile distruzione della Terra. E pensate che c'è chi suggerisce che questo epilogo così ansiogeno è in qualche modo complice del successo del gioco. Oltre al gameplay innovativo, un altro elemento chiave è stato il design delle navicelle aliene, talmente iconico da diventare un simbolo universale dei videogiochi. E non è un caso se ancora oggi vediamo queste simpatiche astronavi un po' ovunque, sulle magliette, nelle pubblicità, nei film e persino sui muri delle città. Per questo motivo, perché Space Invaders è in qualche modo riuscito ad evadere dai confini delle sale giochi finendo a far parte della cultura popolare, la prima medaglia che è obbligatorio assegnare al gioco è sicuramente quella al valore storico. A livello grafico certamente negli anni 70 non si poteva pretendere più di tanto, ed ecco perché in origine Space Invaders proponeva una grafica monocromatica. Soltanto successivamente sono state applicate al cabinato delle pellicole colorate proprio per simulare una grafica a colori. Un'altra caratteristica distintiva di Space Invaders è il suo sonoro. I creatori, con un grande ingegno, si sono ispirati al battito cardiaco per creare un ritmo pulsante e ansiogeno, aumentando la tensione man mano che gli alieni si avvicinavano. Questa scelta ha dimostrato l'importanza del suono nel creare un'atmosfera coinvolgente e ha posto l'attenzione sul prestare maggiore attenzione all'audio durante lo sviluppo di un'opera, un trend che poi sarebbe diventato fondamentale nell'industria dei videogiochi. E a proposito di creatori, chi sarà l'uomo dietro al videogame?
Tomohiro Nishikado, classe 1944, nato ad Osaka in Giappone, è noto nel mondo dei videogiochi proprio per essere il creatore di Space Invaders. Dopo la laurea in ingegneria ha cominciato a lavorare nel mondo dell'elettronica per poi approdare in quello dei videogame all'inizio degli anni 70, andando a lavorare proprio per Taito. Space Invaders rimane la sua opera più conosciuta, ma lui ha realizzato sempre negli anni 70 anche giochi sportivi e altri con navicelle spaziali. Ha continuato a lavorare per Taito fino al 1996, tra l'altro il suo nome figura nei crediti di alcuni sparatutto molto famosi, come ad esempio Darius 2, per poi formare Dreams, una sua azienda con cui ha lavorato fino al 2013. Tirando le somme, Space Invaders è un gioco sicuramente datato, ma la sua importanza è tale che vale lo stesso discorso che avevo fatto nella puntata dedicata a Pong. È quindi giusto assegnargli anche la medaglia consigliato, perché credo che ogni appassionato dovrebbe rendergli omaggio facendo almeno una partita nel corso della vita. Per chi poi volesse provare Space Invaders in chiave più moderna, negli anni sono uscite tantissime rivisitazioni e antologie per quasi tutte le console, a partire dall'Atari 2006 fino a Nintendo Switch e PlayStation 5. Insomma, non avete scuse. Ma come ogni mito che si rispetti, in realtà anche su Space Invaders circolano delle leggende. La più nota vuole che proprio durante il periodo d'uscita il governo giapponese fu costretto ad introdurre nel paese un numero maggiore di monetine da 100 yen perché pare che finissero tutte quante in questo cabinato, nel cabinato di Space Invaders. In realtà, in tempi più recenti è stato lo stesso Tomohiro Nishikado che attraverso alcune interviste ha smentito questa cosa. Resta comunque il fatto che in ogni caso Space Invaders è stata davvero un'opera che ha segnato un'epoca e che ha conquistato le masse. E adesso siamo pronti a salire sulla navicella spaziale del Viale dei Ricordi. Devo dire la verità, io non ho chissà quali grandi ricordi legati a Space Invaders, vuoi perché sono nato un po' dopo la sua uscita, ricordo comunque bene gli anni '80, vuoi anche perché io, non abitando in città, non avevo sotto casa o comunque sotto mano delle sale giochi. C'erano dei bar che ogni tanto avevano degli arcade, ma non ricordo ci fosse Space Invaders. Ricordo invece che un paio di volte all'anno venivano le giostre, e allora lì in quel caso arrivava anche una sala giochi ambulante e lì c'erano dei Space Invaders che però non era il cabinato originale, perché quello, a dire la verità, non l'ho mai visto neanche al giorno d'oggi. Tuttavia ancora oggi, quando mi capita di vedere le astronavi di Space Invaders da qualche parte, certamente non posso che pensare non solo agli anni '80 ma proprio all'epoca d'oro delle sale arcade. Siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di videogiochi da ricordare dedicata a Space Invaders. Vi invito, in particolare se avete dei ricordi legati a questo videogioco, a lasciarli qui nei commenti. Noi ci vediamo presto, grazie di nuovo, ciao!